Benvenuta nel canale della Dolce Aria. Se ancora non mi conosci, io sono un'appassionata di cucito, perciò tutto quello che realizzo se lo posso fare io, lo puoi fare semplicemente anche tu. Qui sotto il video, nella descrizione, troverai tutte le indicazioni per quanto riguarda questo tutorial. Per aprire la descrizione devi cliccare sotto questa piccola freccetta che vedi alla tua destra sotto il video. Allora, cosa facciamo oggi? Andiamo a realizzare una maglia. La maglia l'ho presa dall'ultimo numero di Carta Modelli Magazine, quello di ottobre, questo qui, ed in particolare è questo vestito qui è nella versione appunto più lunga proprio di vestito. A me piaceva moltissimo questa parte, quindi ho tagliato, semplicemente accorciato la gonna, e anche la manica l'ho fatta in maniera diversa in quanto non avevo abbastanza tessuto e ho utilizzato il cartamodello di Burda, presente sempre nel numero di ottobre, in particolare di questo vestito bellissimo che mi piace tantissimo, che ha la manica molto stretta. Quindi ho realizzato la prima parte della manica così fino a questa altezza e poi l'ho fatta stretta lungo la parte bassa, ma lo vedrai adesso nel video. Allora, ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai ancora fatto, lasciami un commento per farmi sapere se questo video ti piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dopo aver scelto il capo che vuoi realizzare, segui le istruzioni per tracciare il cartamodello. Disponi il cartamodello sulla stoffa piegata in doppio su un tessuto elasticizzato. Io ho accorciato la parte della maglia in basso. Ho disposto in maniera particolare poi il resto del cartamodello della manica per poter usufruire tutta la stoffa. Ritaglio quindi il cartamodello lasciando il margine. Queste sono le due parti che vanno unite, questa è la manica. Ho segnato i punti fondamentali. Questa è la manica che andrà stretta nella parte alta per raggiungere la dimensione della parte bassa della manica. Iniziamo facendo un punto filza nella parte alta della maglia per raggiungere la dimensione della parte bassa. Disponiamo quindi i due tessuti diritto contro diritto e facciamo un punto elasticizzato. Vado quindi a eseguire il punto filza, che è un punto lungo. Prendo uno dei capi, lo tiro e arriccio la maglia nella parte alta della maglia. Questo procedimento va sia sulla parte davanti della maglia che sulla parte dietro. Una volta che ho arricciato della dimensione corretta, dispongo i due tessuti diritto contro diritto, metto degli spilli per far combaciare le estremità ed eseguo un punto elasticizzato. Io ho utilizzato la taglia e cuci, se non l'hai puoi utilizzare il punto overlock della macchina da cucire o un punto elasticizzato. Ecco qui già cucita la parte alta con la parte bassa elasticizzata. Dopo aver cucito le due parti vado a cucire le spalle. Una delle due parti delle maglie, quella davanti, è più larga, quindi va arricciata per raggiungere la stessa dimensione della parte dietro. È comunque indicato. Una volta che ho arricciato la parte davanti per raggiungere la stessa dimensione, cucio le due spalle mettendo diritto contro diritto. Ho fatto quindi un punto filza nella parte da arricciare nella spalla davanti e l'arriccio tirando uno dei due capi finché non raggiungo la dimensione della parte dietro. Dispongo quindi diritto su diritto, metto degli spilli e cucio, sempre io con la taglia e cuci, voi con un punto comunque elasticizzato. Ecco qua cucita la spalla, cucite le due spalle. Adesso devo andare a cucire la manica. La manica va cucita tutto intorno al giro manica. Prima però devo arricciare la parte centrale così come indicato dal cartamodello, quindi allo stesso modo faccio un punto filza, arriccio per raggiungere la dimensione della circonferenza del braccio, del giro manica. Faccio quindi il punto filza tra i due punti segnati sul cartamodello, tiro il capo per arricciare il tessuto, distribuisco l'arricciatura sempre in maniera uniforme. Dopodiché punto intorno al giro manica.
Il centro della spalla va nel centro del giromanica, metto degli spilli, arriccio in maniera uniforme e le due estremità corrispondono con le estremità del giromanica. Faccio un punto elasticizzato anche qua tutto intorno. Il procedimento praticamente è sempre lo stesso. Ecco qua, ho arricciato la spalla. Adesso vado a fare un punto filza anche in fondo alla manica per raggiungere la stessa dimensione del polsino, chiamiamolo così, quello alto e stretto. Dopodiché dispongo diritto contro diritto e faccio un punto elasticizzato. A questo punto piego tutta la parte della manica e del fianco, diritto contro diritto, e faccio un'unica cucitura elasticizzata partendo dal polso fino in fondo al lato della manica, fino in fondo al lato della maglia. Ecco qua, cucito il polsino e tutto il fianco. La maglia praticamente è finita. Vado a fare l'orlo nel polso, l'orlo in fondo, così come desidero farlo. Adesso vado a eseguire il giro collo. Faccio quindi una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga quanto il giro collo. All'inizio piego rovescio su rovescio, l'estremità la piego leggermente in avanti, così, e l'appoggio sulla cucitura, diciamo, della spalla, metto uno spillo per fermarla. Poi metto degli spilli tutto intorno, la striscia va piegata appunto a metà con la parte bella esterna. Il girocollo deve essere 1-2 cm più corto del girocollo, quindi lo cucio con un punto, io l'ho fatto con un punto diritto perché il foro è comunque più grande, riesco a inserirlo, tendo leggermente la striscia. Quando ho cucito tutto intorno ripiego la mia striscia cucita verso l'interno della maglia, metto degli spilli, in questo modo verrà nascosta dentro la maglia. Copro quindi i margini, metto degli spilli per tenere tutto fermo e faccio un punto tutto intorno elasticizzato. Io ho fatto lo zigzag. Ripiego la striscia all'interno, accompagno bene, ecco qua, stirato, il collo è finito. Adesso posso lasciare la maglia così oppure posso arricciare, se mi piace, come nel cartamodello, la parte centrale sotto della maglia. È molto semplice, basta utilizzare il filo elastico nella bobina inferiore, nel rocchetto inferiore. Avvolgo quindi il filo elastico in un rocchetto piccolo, semplicemente lo avvolgo, lo dispongo sotto mentre il filo di sopra è normale e faccio una cucitura con un punto diritto, la tensione è alta. Arrivo fino alla cucitura tra la parte alta e la parte bassa della maglia, semplicemente con un punto diritto. Il tessuto sarà arricciato ed elastico. Ecco qua, finito il punto elasticizzato. Infilo il filo del davanti verso il dietro e faccio un nodo insieme all'elastico. La maglia è davvero finita. Che ne dici? Fammi sapere in un commento se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!